Ciao ragazzi, io sono Gianmira e bentornati su Wikos. Oggi continuiamo con Thriller Killer. Nella puntata di oggi parliamo de Il Siero della Vanità di Alex Infascelli del 2004. Ora dirò una cosa, una volta gli italiani erano considerati dei maestri del thriller, del giallo, dell'horror, di tutto questo settore. Tanto tempo fa, adesso sappiamo qual è la situazione. Il film di cui sto parlando invece è del 2004, quindi siamo nel passaggio tra fine anni 90 e inizio anni 2000 e qualcosa si può ancora fare. Alex Infascelli, dopo il successo di Almost Blue, che è diventato quasi un cult di fine anni 90 italiano, riesce ad avere tutti i mezzi per avere una produzione degna di nota e fare un thriller che secondo me funziona tantissimo su certi aspetti, perché in Almost Blue c'erano ancora dei limiti, come secondo me un po' la recitazione. Qua invece c'è un ampio cast, un livello tecnico abbastanza buono, il tutto per supportare un'idea secondo me molto importante, la critica alla televisione italiana dell'epoca. E sì, perché questa è la base del film, criticare quella scatoletta magica da dove arrivano le informazioni che tutti gli italiani guardano tutti i giorni. Sì, c'è la figura del killer, non vi preoccupate, però c'è anche altro da dire su quest'opera. Infatti, due righe sulla trama. Iniziano a sparire delle icone della televisione italiana e un'ex ispettrice della polizia viene richiamata per svolgere le indagini. Il film quindi analizza sia il punto di vista del rapitore, più nella seconda parte, il lato drammatico per quanto riguarda l'ispettrice e, come detto, una critica a 360 gradi non tanto la televisione che vediamo noi, ma del dietro le quinte. Si vedono come sono precipitati i dividi una volta, la droga, l'alcol, tutto lo star system che è dietro il backstage. Da sottolineare infatti due personaggi quasi opposti, l'ispettrice Margherita Bui e la glaciale conduttrice televisiva Francesca Neri. Quindi man mano che seguiamo l'ispettrice nella sua indagine vediamo alcune cose un pochino sinistre, come si riduce un'icona della televisione se non ha più successo. Una scena che mi ha fatto venire la pelle d'oca è di quelle persone, i cosiddetti fan, che registrano sulle VHS tutti gli episodi delle loro puntate preferite da televisione. Allucinante, vivere in magazzini con le VHS, personaggi importanti qui nel film, però è una cosa anche molto triste. Come detto, a capo del cast c'è Margherita Bui e Francesca Neri, ma ci sono anche volti che man mano sarebbero diventati sempre più noti. Per quanto riguarda la regia e le scelte stilistiche, il film vuole sottolineare l'ambiente dove vengono rapiti i personaggi, ovvero contrapporre le loro bellissime case, i set della televisione, ai luoghi sudici dove verranno poi imprigionati. Vedendo il film senti proprio la puzza e il malodore del luogo, però alla fine cos'è che puzza di più? Il backstage della televisione o il luogo dove li porta il rapitore? Inoltre posso dire che per la figura del killer e di altri personaggi del film fa vedere come la televisione ti può distruggere, quasi uccidere mentalmente. Quindi l'opera funziona benissimo. Il film è un bel esempio di cinema italiano. Lo consiglio fortemente per questa in questa rubrica e non vedo sbavature di storia o di regia. Ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividetelo, seguiteci su tutti i social. Io sono Gianmira e un saluto da Wikos.